Questo è uno dei miei accessori preferiti, è la piastra con i manici in acciaio al carbonio di Lodge. Quali sono i vantaggi dell'acciaio rispetto alla classica ghisa per cui Lodge è famosa? L'acciaio al carbonio è un po' la strada individuata da Lodge per fornire quel tipo di cottura che solitamente si ricerca in una lionnese. L'acciaio al carbonio ha la grande qualità di garantire tutti i vantaggi tipicamente riconducibili all'acciaio, ma rubandone anche qualcuno alla ghisa. È estremamente resistente, non teme le escursioni termiche, conduce in maniera straordinariamente efficace il calore e tutto questo per molti motivi lo fa anche la ghisa. La ghisa però ha tra i suoi vantaggi quello di accumulare tantissimo calore, di avere grande inerzia termica. Questo è fantastico perché ha una stabilità di erogazione nei confronti del cibo inavvicinabile per qualunque altro tipo di materiale. Questo però, se da una parte è il suo vantaggio, è anche il suo limite, nel senso che questo calore è estremamente stabile, troppo stabile in alcune circostanze. Per capirci, se un accessorio in ghisa è stato scaldato, è molto difficile poi fargli cambiare temperatura, fargliela scendere o fargliela salire, se necessario. È estremamente stabile. Questo la rende un pochino poco versatile, quantomeno all'interno della stessa sessione di cottura. L'acciaio al carbonio è poco delicato, è facilmente piulibile, decisamente più pulibile della ghisa perché non ha microporosità, è molto meno delicato, conduce molto bene il calore, ma ha dalla sua anche una grandissima versatilità. È in grado di cambiare temperatura veramente in pochissimi minuti. Se si vuole ad esempio aumentare l'intensità del bruciatore che viene posto sotto, lei reagisce immediatamente, trasmettendo questo calore al cibo in modalità quasi immediata. È un effetto che premia tantissimo sulla magliardizzazione, quindi sulla creazione della famosa crosticina, no? In particolare a me piace questa conformazione perché è molto pratica da togliere e da mettere dalla griglia. Ha una forma che la rende compatibile e una dimensione che la rende compatibile con la maggior parte degli strumenti esistenti. Ha una superficie non particolarmente ingombrante ma comunque ampia, ben sfruttabile. Ha questi bordi leggermente svasati, incurvati, che consentono di far saltare molto facilmente il cibo, di girarlo, e quindi da questo punto di vista è la soluzione di Lodge allo stir frying, se vogliamo vederla in questi termini. L'utilizzo più pratico, più efficace che mi viene in mente in questo momento, per esempio, è quello degli smash burger, dove serve la crosticina famosa ma senza stracuocere la carne. In questo caso quindi smashi, fai magliardizzazione e giri per fare la stessa cosa anche dall'altro lato, ma evitando di arrivare a un grado di cottura eccessivo che inevitabilmente finirebbe per rendere la carne asciutta. Ma una piastra di questo genere è favolosa per esempio anche per le cotture tataki, per le cotture teriyaki o flip and brush, come le vogliamo chiamare noi in Italia. Ma pensate alle capesante, basta toccare la superficie per avere una magliardizzazione pressoché istantanea, senza rovinare il frutto di mare. Oppure più banalmente delle fette di zucchine, per esempio, che anche in questo caso piacciono a tutti ben magliardizzate, ma che non diventino secche come uno stoccafisso. Se cercate una coltura alternativa ed estremamente efficace e importante su una piastra, non cercatela sulla ghisa, provate a dare un'opportunità alla piastra in acciaio in carbonio.